Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi inauguriamo un viaggio di una serie di video che trattano l'argomento delle marinature. Le marinature non solo rendono le carni tenere e succolente, ma aggiungono strati di sapori unici. Dalle fresche note agrumate alle sfumature affumicate del barbecue, esploriamo insieme 3 approcci irresistibili. Preparatevi a elevare il vostro palato mentre scopriamo come queste combinazioni di aromi trasformano tagli comuni di carne in autentiche delizie culinarie. Buon viaggio nel mondo delle marinature. Subito i procedimenti, ma prima sigla! Vediamo subito insieme gli ingredienti che ci occorrono per la prima tipologia di marinatura. 2 rametti di rosmarino, un ciuffetto di salvia fresca, mezzo cucchiaio da cucina di pepe nero in grani, un cucchiaio da cucina di sale grosso, uno spicchietto di aglio, e 200 ml di vino rosso. Potete usare quello che volete, io qua ho un vino rosso del Sud Tirol. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a triturare le spezie secche, quindi il pepe, il sale. Come facciamo? Io utilizzo un mortaio come questo qua. Se non ce lo avete in casa, nessun problema, potete usare comunque un schiacciacarne come questo, mettere le spezie sopra un tagliere e triturarle in questo modo. Quindi vado ad aggiungere il pepe all'interno. Inizio a dare una pestata, aggiungo il sale, quello grosso, e trituro anche qua. Peliamo l'aglio, andiamo ad aprirlo a metà così, eliminiamo l'eventuale anima all'interno. E poi andiamo a metterlo in uno schiacciaglio come questo e andiamo a recuperare la polpa dell'aglio. Un'altra giratina all'interno. Andiamo a prendere adesso il rosmarino, tiriamo via tutte le foglioline del rosmarino, scartiamo ovviamente la parte secca, aggiungiamo qualche ciuffetto di salvia e li andiamo a triturare. Versiamo il contenuto in una bowl, inseriamo anche il pepe e il sale triturati insieme all'aglio e andiamo ad aggiungere i 200 ml di vino rosso. Mescoliamo ed eccola pronta la prima marinatura. Ed ecco la marinatura al vino rosso. Per questa tipologia di marinatura ci vedo bene dei tagli di carne tipo lo scamone, con marinature magari molto lunghe anche fino a 12 ore. O perché no anche una guancia di manzo, sicuramente una scelta poco comune, ma sicuramente molto succulenta e adatta a delle cotture molto lunghe. Passiamo alla seconda tipologia di marinatura. Gli ingredienti che ci occorrono per la seconda marinatura sono questi. Allora abbiamo bisogno della scorza di un'arancia, quelle lì meglio se quelle non trattate, 6 grani di pepe nero, un po' di noce moscata, 6 bacche di ginepro, 200 ml di birra e 2 spicchi di aglio. Inserisco nel mortaio il pepe nero, il ginepro e inizio a triturare. Vado a pelare i 2 spicchi di aglio, li taglio al centro, elimino la parte dell'anima all'interno, schiaccio l'aglio. Un'altra bella mescolata, tutto insieme, inseriamo il trito ottenuto in una bowl, vado ad aggiungere 200 ml di birra, recupero le zeste dell'arancia, mi raccomando recuperiamo solo la parte quella colorata e non arriviamo al bianco. E infine andiamo a grattare la noce moscata. Una bella mescolata e andiamo a recuperare anche la seconda marinatura. Ed ecco qui la seconda marinatura alla birra chiara.
Questa seconda marinatura sicuramente più delicata, ce la vedrai bene con dei tagli di carne più teneri, mi viene in mente la fesa o la lombata. Vediamo infine la terza tipologia di marinatura. Questi gli ingredienti che ci occorrono: abbiamo bisogno di un cucchiaio di doppio concentrato o anche triplo di pomodoro, un cucchiaio abbondante di senape, pepe rosa, anche questo un cucchiaio abbondante, ci occorre anche un cucchiaio di pepe verde e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Iniziamo subito con l'inserire il pepe rosa dentro il mortaio e iniziamo a dargli una prima pestatura. Aggiungiamo il pepe verde, inserisco il cucchiaio di senape abbondante, il concentrato di pomodoro e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Una bella mescolata e anche la salsa alla senape è pronta. Quest'ultima tipologia infine è adatta per essere spennellata sopra gli alimenti prima della cottura. Proprio per il suo gusto particolare io ce la vedo molto bene anche con il filetto e il controfiletto, proprio per dargli quel tocco in più prima della cottura. Le marinature per la carne sono realmente infinite. Ovviamente, come avete potuto vedere, le marinature si suddividono in quelle che possono essere utilizzate per mettere i tagli di carne in immersione e lasciarle così per un tot di ore, e quelle invece che possono essere, anzi devono essere utilizzate come copertura, quindi spennellate direttamente sopra. Ho selezionato queste 3 perché a mio avviso racchiudono l'essenza delle spezie che poi vengono maggiormente utilizzate. Scrivetemi inoltre altre marinature che utilizzate per la carne, quelle che preferite più di tutto, ma soprattutto sperimentate e provate in cucina. Come sempre vi ringrazio e vi saluto, vi abbraccio tutti e vi do un appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Crapa Pelata, ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, altro che spennellarlo sulla carne, questo ci farcisco direttamente la lingua, sì, ma la mia però.